Ciao a tutti, e in questi giorni si parla ormai tantissimo di Baldur's Gate 3. In realtà lo stanno molto pubblicizzando e diciamo che in questo momento è il titolo più atteso, ma vogliamo approfondire meglio di che gioco si tratta, perché è un gioco che non è per tutti. E da quanto ho visto online, poi anche il trailer non sono veritieri. Ora approfondiamo in realtà di che cosa si tratta questo gioco e vediamo se vale veramente la pena andarlo ad acquistare. Baldur's Gate 3 è il terzo capitolo della popolare saga CRPG ideata da Interplay e portato avanti con questo terzo capitolo dagli autori dei meravigliosi Divinity. Sono passati più di 20 anni dall'ultimo capitolo, quindi è naturale che l'attesa sia spasmodica, soprattutto considerando l'enorme qualità promessa da questo titolo. Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 agosto su PC e dal 6 settembre su PS5, mentre arriverà anche su Xbox nel corso del prossimo futuro. Baldur's Gate 3 non sarà l'esclusiva di una sola piattaforma, ma il team sta risolvendo un problema legato alla versione Series per l'arrivo su Xbox. Pertanto potrebbe essere disponibile qualche giorno dopo il 6 settembre o addirittura entro un anno. Il gioco sarà disponibile in 3 diverse edizioni digitali, la standard che verrà a costare circa 60 euro, la deluxe 80 euro e la collector edition che costerà ben 260 euro. Che oltre all'accesso alla Digital Deluxe include una bellissima statua, una mappa e altre cosette molto interessanti. Come dicevo prima, Baldur's Gate non è un gioco per tutti, infatti è un CRPG, ossia un gioco di ruolo per computer che offre un'esperienza profondamente diversa rispetto ai giochi di ruolo d'azione tipo Skyrim. I combattimenti sono a turni e la difficoltà più alta rispetto alla media dei GDR Action. È importante valutare attentamente le statistiche del nostro personaggio, costruire un background dedicato e scegliere con cura il party composto da altri NPC e le abilità da sfruttare per superare gli ostacoli nel gioco. La visuale di gioco è isometrica, ma la qualità di Baldur's Gate 3 è così elevata che è possibile zoomare e giocarlo praticamente in terza persona. Il gameplay è maggiormente strategico e orientato alla pianificazione delle proprie azioni. La personalizzazione del personaggio è classica, ma molto più profonda, permettendoci di costruire il personaggio nei nostri sogni o sceglierne uno nei personaggi Origins offerti dal gioco stesso. Baldur's Gate 3 può essere giocato online in cooperativa sia su PC sia su console, con ogni giocatore che può agire in maniera indipendente nel mondo di gioco o lavorare insieme per superare determinati punti. Le scelte che faremo nel gioco avranno un impatto significativo sulla storia e ci saranno oltre 17.000 finali possibili, offrendo una notevole rigiocabilità. In sintesi, Baldur's Gate 3 è un gioco di ruolo profondo e complesso che richiede un certo impegno per comprenderlo e approfondirlo. Se siete fan della saga o appassionati di giochi di ruolo, vi attendono centinaia di ore di gioco con la possibilità di plasmare la storia e le relazioni con altri personaggi secondo le vostre scelte. Quando si avvia un nuovo gioco e si inizia una partita, uno dei momenti più emozionanti è la creazione del proprio personaggio. In questo momento bisogna dare una importanza notevole perché si va a definire l'entità del nostro alter ego nel mondo virtuale e l'influenza e l'esperienza di gioco complessiva. La creazione del personaggio offre l'opportunità di lasciare un'impronta unica fin dall'inizio dell'avventura. Si tratta di un valoroso cavaliere, un abile mago, un furtivo ladro, la scelta delle caratteristiche e dell'aspetto definirà il nostro percorso e le interazioni con gli altri personaggi del gioco. La creazione del personaggio permette di scegliere il proprio stile di gioco e ruolo all'interno del mondo. Potremo decidere di essere eroi altruisti, malvagi o antagonisti, o addirittura antieroi con sfumature grigie. La scelta delle abilità e delle caratteristiche del personaggio determinerà le nostre capacità e il nostro ruolo nel corso dell'avventura. È importante menzionare che al momento dell'uscita nella versione Early Access
la funzione di respec del personaggio non sarà disponibile. Questo significa che le scelte fatte durante la creazione del personaggio avranno un impatto duraturo sull'esperienza di gioco. Tuttavia, gli sviluppatori di Larian Studios hanno assicurato che un aggiornamento futuro includerà questa funzionalità, consentendo ai giocatori di modificare le caratteristiche e le abilità del proprio personaggio durante la partita. Quindi praticamente adesso che ci sarà il rilascio ufficiale, ossia il 3 agosto, dovremmo trovare questa possibilità, almeno penso. Dunque, come dicevo, si tratta quindi di un gioco di ruolo e dobbiamo essere molto attenti e precisi nell'andare a costruire il nostro personaggio. Ora andiamo a vedere passo dopo passo come andare a creare il nostro personaggio. Allora, step 1, scelta della razza della classe. La prima decisione riguarda la razza e la classe del personaggio. Dovremo decidere se vogliamo essere umani, elfi, nani o altre razze, ciascuno con tratti distinti. Successivamente dovremo selezionare una classe tra guerriero, mago, ladro e altre opzioni, ognuna con abilità uniche. Step 2. Personalizzazione dell'aspetto. Ora è il momento di mettere mano ai dettagli. Personalizzeremo l'aspetto fisico del nostro personaggio, dalla forma del viso e degli occhi al colore dei capelli e dei vestiti. Questa fase ci permette di creare un avatar unico e fedele alla nostra immaginazione. Ora la fase track, ossia il background e la storia. Diamo profondità al nostro personaggio scegliendo un background e una storia coinvolgente. Questo influenzerà le interazioni con gli NPC, quindi sarebbero i personaggi non giocanti, e fornirà una base narrativa per la nostra avventura. Step 4. Distribuzione dei punti abilità. La distribuzione dei punti abilità è un passo cruciale. Dovremo bilanciare le abilità combattive, magiche e sociali, ottimizzando il nostro personaggio per affrontare le sfide che ci attendono. Step 5. Dare il nome e scegliere le voci. Diamo un nome al nostro personaggio e scegliamo le voci e le espressioni vocali che lo rappresenteranno durante il gioco. Questo aggiunge un tocco di personalità al nostro alter ego. Dunque ragazzi, io sto aspettando l'uscita di questo gioco per portare qualche video. Come vi ho detto fino adesso, a molti trailer, tra cui questi che vi ho mostrato in questo video, non rappresentano realmente che tipo di gioco è veramente Baldur's Gate 3. Quindi se avete intenzione e non avete ancora fatto il pre-order ma siete incuriositi di questo gioco, vi invito a partire dopo il 3 agosto, la data in cui uscirà per PC, di seguire attentamente questo canale, perché vi farò vedere alcuni esempi del gioco, quindi del gameplay, oppure anche, se vi interessa, la costruzione magari di un personaggio. Come ho detto in un altro video precedente, le razze sono tantissime, le possibilità quindi vanno a cambiare, e come ho appena spiegato, anche fare un background del proprio personaggio andrà poi a modificare la propria storia. Quindi se siete interessati, siete ancora incerti se andarlo a acquistare, mi raccomando, vi invito di iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle, in modo che quando appena andrò a pubblicare un nuovo video su Baldur's Gate sarete avvisati tramite la notifica di YouTube. Per oggi vi ringrazio, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete già in possesso del pre-order di Baldur's Gate, oppure se siete interessati comunque a vedere qualche video in merito. Ciao a tutti e alla prossima!